Lavorazione delle ance, seconda parte. Che cosa ti insegnerò in questa pillola? Una volta messa in marcia l'ancia, è utile bilanciarla per suono e attacco. Ti capita di trovare delle ance che, ok, suonano, vibrano bene, però non sono performanti al 100%. Seguimi fino alla fine di questo video e avrai tutti gli strumenti per far suonare buona parte delle ance che trovi nei pacchetti. Arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una sassofonista e clarinettista professionista. Mi occupo essenzialmente dell'insegnamento ad adulti con lezioni one-to-one nel mio studio di Bergamo e anche online. Su tecnica strumentale per sax e clarinetto, armonia, jazz e improvvisazione. Se è la prima volta che passi dal mio canale e non sei ancora iscritto, iscriviti, così puoi rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite e accedere a contenuti esclusivi. Nella scorsa pillola, in occasione dei 10.000 iscritti del canale, ho creato un contenuto sulla lavorazione delle ance. Ti ho spiegato come mettere in funzione un'ancia che risulta difficoltosa da suonare e equilibrare sia la spalla che il piano. Ti lascio il link di questa pillola in descrizione. Oggi andiamo avanti e ti spiego come equilibrare un'ancia e soprattutto farla rispondere meglio nell'attacco sui mezzoforti e il piano. Le due zone di interesse di questa lavorazione sono i binari esterni e la punta dell'ancia. Quindi lavoro la mia ancia e mi rendo conto che l'ancia suona e non mi dà particolari problematiche. Ok. Quando vado a provarla meglio, però, mi rendo conto che non c'è un equilibrio fra i vari registri dello strumento o ancora che l'attacco delle note o di alcune note dello strumento risulta difficoltoso e soffioso. Usando sempre il reed gig o il coltellino da innesto della Victorinox vado ad agire su questi due punti che sono i binari e la punta. La verifica della situazione la puoi fare visivamente, controllando con una fonte luminosa la trasparenza e verificare che sia simile su entrambi i binari. Oppure puoi spostare l'imboccatura a destra o a sinistra e verificare che la vibrazione sia simile. Per fare questo però ti serve una certa padronanza e controllo dell'impostazione. Faccio una piccola prova per farti vedere questa differenza col clarinetto perché ce l'ho a portata di mano, ma lo stesso discorso vale anche per sax. Prendo il clarinetto e lo inclino tutto da una parte. Faccio la stessa operazione dall'altro lato. Se vado a sentire bene non è uguale da una parte e dall'altra. Da questa parte suona molto più facilmente, quindi vuol dire che il binario di destra è da sistemare. Si può fare la stessa operazione anche con sax, ma per farlo col sax è più comodo girare la testa per verificare un binario o l'altro. Col clarinetto basta girare lo strumento, col sax è meglio girare la testa. Quindi vado a bilanciare i binari utilizzando il mio reed gig oppure il coltellino da innesto della Victorinox in questi due modi. E fare frequenti verifiche per vedere se l'ancia si è equilibrata. Ricordo sempre che il materiale eliminato dall'ancia non può più essere rimesso a posto, quindi attenzione. Quando l'ancia è equilibrata, il prossimo passo che di solito si fa è di andare a vedere com'è l'attacco delle note. Se l'attacco è spontaneo e funziona bene, si lascia tutto così e non si tocca più nulla. Quando invece l'attacco risulta un pochettino difficoltoso o stopposo, posso andare a lavorare sulla punta dell'ancia. Alleggerendo l'ancia con 2 o 3 passate dei miei strumenti vado a equilibrare l'attacco dell'ancia.
Questa operazione è molto delicata perché basta perdere il controllo dell'utensile che sto utilizzando per rovinare la punta del lancio e buttare tutto nel cestino, quindi attenzione. La parte centrale del lancia viene chiamata cuore del lancia. Il cuore del lancia non dovrebbe mai essere toccato per nessun motivo perché è il fulcro della vibrazione della stessa ancia e se modificato potrebbe andare a creare anomalie nella stessa vibrazione. Termina qui la miniserie di pillole sulla lavorazione delle ance, non perché non ci siano più punti da lavorare, i punti da lavorare ci sono, però occorre farli in presenza, quindi questi argomenti io li tratto o nelle mie masterclass estive o nelle mie lezioni in presenza con allievi, sia gli allievi che fanno lezioni continuative con me, ma anche allievi che mi chiedono di fare una o due lezioni per imparare bene questa tecnica di lavorazione. In un tutorial è impossibile fare questa cosa perché sono dei movimenti particolari che si fanno col coltello, con il reed gig, che necessitano di essere sentiti e provati con un insegnante. Che questo contenuto possa esserti utile, che tu possa suonare tutte le ance del tuo pacchetto con gioia e divertimento ogni giorno. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima pillola. Ciao ciao!